Ah, si vede la canottiera? Vabbè, amore, ma è fashion, eh? Fidati, guarda, guarda anche la mamma, guarda. Vai, In macchina. che dobbiamo fare? Benzina. Io ho mantenuto la scuola di luce a Milano 3 perché lì abita mia madre, mia zia, perché io fino a qualche anno fa abitavo a Milano 3, quindi noi tutte le mattine ci facciamo comunque 20 minuti. Io sono cresciuta negli anni 80 con la guardia del corpo, l'autista, perché erano quegli anni lì, e poi abitavo fuori Milano, invece ho preferito comunque dare la possibilità a Rebecca di vivere un'adolescenza normale, no? Come io invidiavo le mie amiche che potevano prendere il tram, almeno così lei si può muovere come vuole ed è una ragazza normale. Questo sto facendo, infatti si muove tranquillamente con i mezzi, fa insomma tutte le cose che io non ho potuto fare quando ero ragazzina. Poi ultimamente ho avuto la necessità di spostarmi a Milano perché comunque anche un po' per il lavoro, ma essendo da sola avevo bisogno di avere la possibilità di incontrare persone in maniera più semplice, perché comunque insomma quando sei una mamma single la sera e loro sono piccole, la sera le metti a letto alle 9 e poi sei sola, quindi l'idea anche che un'amica potesse venirmi a trovare o comunque fare una cena. Grazie. Ok, adesso pensiamo a noi. Adesso si va in studio, finalmente quando lascio luce inizio a pensare a Luna Artista, come se schiacciassi un bottone, no? Ok. Poi alla fine ho trovato questo studio in Via Lorenteggio, no? Io sono nata in Via Lorenteggio. Ci ho pensato l'altra settimana, qualche giorno fa, la mia famiglia, i miei genitori, ma anche mio zio, mia nonna, le prime case erano in Via Lorenteggio, quindi vedi che poi alla fine tutto torna, ritorni, è sempre una questione di energie secondo me, ritorni alle origini. Questa è la mia famosa materia che tutti mi chiedono, ma come la fai? Ovviamente non lo dico. Un giorno sono capitata per caso in una situazione, l'ho provata ed è andata, e da lì, cioè in realtà faccio tutto seguendo il mio istinto, non so quantitativi se sono giusti o non giusti, perché comunque la creo questa materia unendo diversi materiali. Seguo l'istinto, però sta funzionando, quindi sta venendo sempre bene, vedi? A me piace da morire, guarda che meraviglia, guarda, senti, guarda che bella che è. Io non uso tele,
Uso solo tavole perché un po' per un retaggio artistico che mi viene da Gino De Dominicis. Gino negli gli ultimi lavori, negli ultimi anni della sua vita usava queste tavole di pioppo e io ho dipinto sulle suoi ultimi quadri, quindi un po' sicuramente me lo sono portato da lui. Queste non sono più tavole di pioppo, prima usavo le tavole di pioppo, adesso uso le tavole listellari, che sono più leggere. Ma perché ho provato a lavorare sulle tele, ma non riesco perché quando metto la materia io ho bisogno di sentire il solido sotto il duro, capito? E sulla tela sento che sprofonda la mia mano, quindi è come se sentissi... E poi la tela assorbe in una maniera molto diversa dal legno. Allora... questi sono dei quadri invece diversi dai miei soliti, questi sono più di pancia, no? Quindi quelle cose che vengono più da delle esigenze, delle urgenze, come le definisco io. E, infatti, vabbè, a parte che la tecnica è diversa, il magnete c'è sempre, che è il mio fondale, no? Io uso comunque come sfondo questa materia molto dura. Però qui invece è più, uso l'acrilico e quindi gioco di più con i pennelli, con gli errori, c'è molto più velocità, molto più istinto, molti più errori, anche tecnici, però poi secondo me sono anche un po' la forza degli artisti, nel senso mi ricordo un mio amico artista, tra l'altro anche abbastanza famoso, che mi disse nel momento in cui vieni riconosciuto come tale, come artista, puoi permetterti di sbagliare e i tuoi errori poi sono veramente quelli che comunicano, no? Adesso io vabbè ho fatto la foto, poi la mando a un paio di persone perché sono molto insicura ancora, quindi ho bisogno un po' dell'approvazione, no? Voglio vedere che tipo se parte un wow, subito è wow. Se c'è il silenzio e poi scrivono bello, molto bello, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Quindi io ascolto molto, non tanto leggo le reazioni, ma le ascolto. Però ti devo dire che anche la mia prima impressione... No, che merda. Quella della spasa laser è la forza di contento. La accorcerei un attimo. Ma no, ma non posso accorciarla, a me è venuta così. Ma dai, ma non capiscono niente. Poi papà mi ha detto, no, mi piace tantissimo, perché la prima roba che mi ha scritto è wow, anche lui. Però poi si è messo a ridere, ha detto, anche per me è stata mi sembrava una spada. Lui è il mio agente. Eccomi qua. Io adoro il fatto davvero che tu hai lo studio, esci, hai il bar e hai il tanghero. Io ho il tanghero, io c'ho tutto qua. C'ho il tango. Anche se devi fare qualche costruzione più strana, ci sono i ragazzi dietro. Ah sì, c'ho tutto, è vero. C'è un artista di fianco a me che fa anche scenografie. Adesso ho preparato, sono una settimana che ha lavorato come un matto, non so se lo sentivate. Chiudo la giornata danzando il tango perché è una forma d'arte che mi fa sentire femmina. La danza, la musica che senti nelle vene è quella roba lì da donna, no? Quella D maiuscola.